Volete sapere che si mangia dentro al mio ristorante? La conoscete l'entragna? Perché qua la chiamano così, entragna. Che spettacolo, signora mia! The Sound of Love, ragazzi. Vi faccio l'entragna, che sarebbe il panicolo nostro romano e il diaframma per tutta l'Italia, fatto con dei tuberi saltati alle erbe aromatiche. Semplice, di una bontà assurda e proprio dica orecchio. È più buono del filetto, e costa la metà. Gli ingredienti, ve lo dico subito, ci vuole il diaframma, questo lo sapete dove sta? È un muscolo che sta attaccato all'interno della gabbia toracica e sta animaletto, ce n'ha due, guardate un po', un animale di 800 grammi all'incirca, guardate qua, non vi dico cavolate, guardate qua il bollino che c'è scritto qua sopra, inquadra bene, razza piemontese. Che cosa vuol dire quando c'è scritto razza piemontese? Ti stai mangiando una carne col più basso contenuto di grassi al mondo. Sto in cucina, qua si lavora, ci sta Tony, ci sta Salvatore e ci sono le persone che la mattina iniziano a vedere, a controllare la spesa e a lavorare. Vi sto facendo delle ricette all'interno della cucina del mio ristorante, una cucina vera. Guarda qua, c'è questa pellicola che contiene il muscolo, guardate com'è fibroso, guardate che bello. Facciamo così, lo tiriamo e leviamo questa pellicola. Eccolo qui, guardate che meraviglia. Guardate la quantità, com'è bello, che colore c'ha questa carne, speciale. E l'altra cosa importante che è il grasso, non c'è grasso. Qualsiasi altra carne avrebbe all'interno delle infiltrazioni di grasso. Immaginate questo animale, bianco, possente, con dei muscoli che infiniscono mai, che vedi attraverso questo manto meraviglioso, e questa deve camminare, è un culturista, cioè presente tutti muscolosi così, sfibroso tutto quanto, è pazzesco, è bellissimo ed è italiano. È nostro, è italiano, ragazzi, dobbiamo andarne fieri. Tolgo questi piccoli residui di grasso qui, perché la facciamo perfetta, perché deve essere un gusto eccezionale. Ci abbiamo quest'altra parte, facciamo la stessa operazione, sempre con un pezzettino di carta, vi aiutate. Tagliamo a pezzi in questa maniera, vedete, guarda le fibre, qui non ti puoi sbagliare, guarda con le fibre come stanno, guarda che lavoretto che va fatto. Vedi, le fibre vanno in questa maniera, quindi dovrò fare dei pezzi tagliati così, ok? Che poi dopo, guarda qua, potrò poi dopo, una volta cotto, scaloppare in questa maniera. Guarda che qualità di carne, guarda dentro, guarda, fallo vedere, guarda, è pazzesco, bellissima. Gli dobbiamo dare onore a questi animali, si sono sacrificati per noi. Sono animali che vanno anche a pascolo, hanno bisogno di movimento, quindi non sono animali che fanno una vita brutta, triste, quella proprio del classico allevamento. Sono animali veramente gloriosi, ecco, gloriosi è la parola giusta, belli, così, imponenti. Questi 4 pezzettini sono bellissimi. Li mettiamo, 1, un po' di sale, 2, un po' di sale. Perché metto il sale adesso? Perché il sale, se messo 3 ore prima che la carne va in cottura, viene assorbito dalla carne, quindi già stiamo in una situazione che gli diamo ancora più gusto. 2, aglio, e quest'altra parte ce la teniamo con tutta la camicia. Un po' di barbon, ci sta bene da paura. Ma poi del cipollotto, togliamo la radice, leviamo il primo strato, ci mettiamo il pezzo di verde, va bene? Un po' di pepe nero, ma che fai poi? Non ce le metti? 2 erbette? Rosmarino, la salvia, il timo, ok? Dai così, dai, così, bello. Dai una bella smucinata, così. Coprite con la pellicola o con un coperchio e mettete in frigo e lasciate insaporire per circa 3 ore. Lo dico a orecchio, se lo fai una sera prima è ancora meglio, ok? In queste 3 ore c'abbiamo da fare, io e te. Che te ci mangi vicino? Un contorno ce lo devi fare e ce lo devi fare fatto bene, vieni qua. Patata dolce, questa quando la tagli è bianca all'interno. Patata dolce, questa quando la tagli è arancione. Lo vedi questa un po' zozza, un po' terrosa, un po' così trasandata, sta patata. Non puoi capire che è buona. Questa è la patata della sela, buonissima. Acqua, pezzetta nuova, vedete? Bagno. E mo gli do una scozzonata, così. Una bella scozzonata, pulita. Hai capito? La differenza qual è? Che è più facile quasi levagli la buccia, no?
che mangiatele così, però non puoi capire quanto sono buone così. Invece ai topinambur gli togliamo la buccia, l'estremità le taglio, zacchete, poi taglio a metà, vedi che colore che c'ha questa qui, e anche come effetto cromatico è bellissimo. Taglio di nuovo a metà, sono belle toste queste, e hanno un basso, le patate queste qui dolci, un basso contenuto glicemico, che vuol dire che quando ti mangi queste entra in circolo la... non voglio fare il coso, il nutrizionista, quindi badate bene, sono sempre un cuoco, non sono un nutrizionista, e la risposta, il tasso glicemico è più debole, non è forte, non c'è il picco, capito? Quindi sta patata, magnatela. Quest'altra, dalla buccia rossa esternamente, ma guardate qua dentro è bianca, mo le faccio vedere, guarda, 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 tutte grossolane alla stessa maniera, acqua, sale grosso, sta bollendo, patate della sila, o patate della sila, patate col fiorito, patata d'Avezzano, la patata di... quella di vicino a casa tua sarebbe meglio, così sprechiamo meno carburante, inquiniamo di meno. Quindi informate che patate ho sul mio territorio, perché è interessante questo. Non piace queste patate che vengono dall'estero, no? Dai, Perfetto, via. Buttiamo prima queste qua dolci e poi, mentre vanno qui, mentre vanno queste, ma 2 minuti proprio, gli aggiungiamo quelle nostre, quelle là calabresi. O per la patate o coltellino. Col coltellino spreca meno possibile, mi raccomando, Se rimane un pochino di buccetta non succede niente. Ci sta altro che ci farà morire un giorno. Senti un attimo, ma te voglio dire una cosa. Ma ti piacciono queste ricette che ti sto a fare? Ti sto a fare vedere le ricette del mio ristorante. Sto a fa bene? Ti piacciono? Oh, ma poi ti torno pure a casa, non ti preoccupare, faccio le ricette da casa. Però qua ti voglio far vedere quello che la mia idea di cucina, quella che vi ho fatto vedere per tanti anni, no? Nei miei video, poi alla fine l'ho portata anche nel mio ristorante. Perché se no, che mi metto a fare qua? A spuma e schiumette, a sferificazione. Io qua ti faccio mangiare con le ricette che ti facevo vedere pure a casa. Prodotti di grande qualità, ma semplici, trattati bene, non rovinati. Quindi hai visto, abbiamo il diaframma, abbiamo delle patate, abbiamo tutte cose semplici, ma buone. Perché poi usiamo degli oli buoni, stiamo attenti a tutti questi piccoli dettagli, perché poi i dettagli, come ho detto sempre, fanno una differenza. Stanno a cuocere le patate, dopo 2 minuti mettiamo il nostro topinambur, vai! Grosso lo facciamo questo, che questo se rimane un po' scrocchiarello è buono, perché ti faccio vedere una cosa, guarda, è buono che mangiamo così questo, non so quanto mi piace. Colpi la patate, sprechi di meno sicuramente, sicuro, anche perché se c'è una bella mano, se c'è una mano che è un po' così, non è tanto delicata, col coltello sprechi un po' di polpa, invece colpi la patate è proprio perfetta, a morte sua, mi dicono a Roma. Ti do sempre un sacco di dritte, Però tu come ti comporti male, perché non ti segni. E fa, guarda, adesso, in questo momento c'è scritto segui, mentre stai a vedere il video. Spignilo il bottoncino, te prego. Non sai perché a te non ti cambia niente, ma a me quanto mi cambia. Quanto mi piace a me siamo arrivati a milioni di persone che mi seguono e non ti chiedono una lira, niente. Che vuoi di più? Sempre a pezzettoni grossi, vai, così, ci siamo, vediamo a che punto stiamo. Ci siamo quasi, guarda il coltello, va, e rimane un'anima interna un po' dura. Vado con l'altro, vado col topinambur, butto dentro, conta 2 minuti, conta 2 minuti e tutto pronto. Sono pronte, eccole qua, via, eccole qui. Belle, bellissime, stupende. Lasciamo scolare. Adesso dobbiamo rendere buonissime queste patate, un po' asciutte, le facciamo un po' asciugare. Quindi ci mettiamo uno spicchio d'aglio qua dentro, un po' di olio, guardate il colore, ok?
Qui abbiamo un olio siciliano, quello dei fratelli Ligari. Tu dici, come fai a dire così a bugiardo? Non è vero, non ci credo, non ci credo. Eccolo qua. È normale che dentro alla cucina io devo vedere le latte che poi vado a dividere. E poi abbiamo, io cucino con questi due tipi di olio, guardate qui. Quindi abbiamo Toscana, Franci, fior di frantoio e abbiamo i fratelli Ligari. Questo per cucinare all'interno, quindi oli, così mantengo la parola, quello che ho fatto vedervi per tanti anni lo mantengo anche nel ristorante. Con questo cucino io dentro, non c'ho altro olio. Poi c'ho l'olio di semi per cucinare, per friggere, ma questo è l'olio che uso in padella. No, qua robaccia che si sa dato viene. Mettiamo l'aglio dentro l'olio, qui in camicia, Metto le patate dolci, vai, belle, così, cotte, A me qua roba cruda che ti dicono di essere ardente non mi piace, non so voi, che dicono che è croccante. Sì, croccante sì, ma non deve essere cruda, ok? La pelle bella così, topinambur, vai, patate da sila. E poi a secondo il periodo uso anche altri tipi di patate italiane, perché mi piace variare, A voi mi piace variare, cambiare ogni tanto, e dai, c'è sta tutto, no? Erbette, timo, rosmarino, salvia, guarda che roba, che spettacolo signora mia, 2 pezzetti di burro, mi dice, ah mamma mia che grasso, guarda qua, questo ci sta una meraviglia, vai, questo gli dà dolcezza, già la patata è buonissima, è dolce, però qua gli dà il corpetto, un po' di sale, un po' di pepe, senti che profumo, senti, guarda un po', e chi è? The Sound of Love, ragazzi, pure che le patate, anzi le patate me le esce meglio, vai, guarda qui, vieni qua, guarda i colori, belli, così, abbasso, teniamoli in caldo, non ci ho messo una cosa, non mi ricordi niente dei possino, stai là a guardarmi e dici niente. Allora, cipollotto, taglio a metà, zac, zac. Guarda che belle che so! Bevo niente oggi. E oggi abbiamo il papale. Questo è un preview di Manduria, è del 2019 al Vaglione. Allora, fanno dei vini pazzeschi. Questo costa 25 euro. Ma è un vino rosso, non te lo bevi come un vino bianco, te lo bevi in un modo più graduale, insomma, non è che stai a bere sto vino così a garganella, non è il vino bianco. Quindi quel giorno di festa, quella domenica, quel giorno che vuoi regalarti qualcosa, te lo compri e se non ti piace mi mandi il messaggio e ti rimborso, però mi devi portare il vino, quello con un goccetto di meno, non mi devi portare la bottiglia vuota, perché è pazzesco. Loro stanno in Puglia, i pugliesi io penso che fanno dei vini rossi e dei vini rosati pazzeschi. E mo direi, ma Max non c'è il bicchiere ghiacciato? Beata a te, ce l'ho, sì, ce l'ho. Andiamo a vedere, via. Guarda che bello, Senti, qualcuno mi dirà, vabbè, ma il vino ghiacciato. Oh, la nostra è tradizione, le tradizioni si mantengono a lungo. Buono. Ma già senti pure, senti la ciliegia, la marasca, senti. C'è presente? Mozza è buono. Spettacolo. Abbiamo il diaframma. Eccolo qua, guarda che spettacolo, asciugalo, perché così vi faccio fare una bella crosticina. Se non l'asciughi dai liquidi in eccesso non viene la crosticina fatta bene, quindi tampona. Tu gli dici, stava il barbo, perché non si beve un barbon? Oh, e dai, mi sembra esagerato, ci sta bene, un cocktail al barbo ci sta bene, ma un bel vino rosso pure come ci sta? Ci sta ancora meglio, no? Padella di ferro o padella antiaderente? E mo bollente, 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 vedi come si sta asciugando? Olio caldo. Questo lo devi lasciare assolutamente al sangue, per forza. Devi pazientare, deve salire il calore, devi vedere che sale il calore, guarda. Vieni qua di profilo, guarda, vedi, sta salendo il calore. E dobbiamo lasciare dentro la carne rosa, ok? Al sangue, anzi, no rosa, al sangue. Ci siamo? Un pochettino. Guarda. Così. Che ti viene voglia di mangiarlo, vedi che bella reazione di pagliardo, Guarda che meraviglia.
Guarda che dorato, guarda. Ti viene voglia? Volessimo assaggiare al posto mio, no? E guarda sta padella, costa poco e la lasci ai tuoi nipoti. Mamma mia, questo è venuto ancora meglio dall'altra parte, chi è? Guarda, guarda da qua, va. Guarda che spettacolo. Chi è? Guarda. Cerca di non far bruciare le erbe, mettile su così, pure l'aglio, mettilo qua così. E col dito sentiamo la carne se è ancora cruda. Vedi? Io spingo ed è ancora troppo morbida. Aspettiamo un pochettino, non deve avere fretta. Dalla pressione del dito si riesce a capire se la carne ancora è cruda. È troppo cruda ancora. Cominciamo a mettere il contorno. Cipollotto. L'erbetta aromatica, guarda che bella che sta salvia come è venuta, guarda. L'aglio, che è? Pure così, lo metto così, lo faccio vedere che ci stava. Spengo tutto, non deve essere stracotta, metta a riposare, così, che è? Così, mamma mia, già me la sto immaginando, anzi la voglio far vedere così, guarda, guarda, così, guarda che spettacolo, che è? Deve essere sottile, perché così la masticazione è pure migliore. Guardate qua, guarda qui, guarda la cottura. Allora tu dici, sarà tenera questa carne, guarda, guarda qui. Mm. 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 Controfibra, vedete quali fibre come vanno? Così. Io vado in questa maniera. Sottile perché è una carne leggermente, c'ha una consistenza un po' più duretta del filetto, però c'ha un sapore che ti stimola la masticazione, è pazzesca. Quando la taglio più spessa ci metto un po' più di masticare, quindi va tagliata sottile e mi raccomando. Salvia. Non ho messo sale sulle patate, un sale italiano, questi qua sono soffi di sale, vengono fatti a Trapani, stupendo, un posto meraviglioso, vicino allo Stagnone. Vado qui, sale, anche qui un pochetto, strepitoso, e adesso assaggiamo un bel bicchiere di vino rosso. Prendi un pezzetto di entragna, un pezzetto di patata, che è? Pure con, che è? Una volta con la patata dolce, una volta con la patata. Mamma mia, un cipollotto, pure la salvia di magna. Mazza è buono, mamma mia, io me la mangio pure con le mani, yeah. Mamma che spettacolo. Da paura, rifatela, mamma mia.